Ciao ragazzi, è passato un mese da quando siamo entrati in questa casa e anche se mancano ancora tanti pezzi per completarla, finalmente iniziamo a sentirla nostra. Un trasloco è faticoso, ma vedere come ogni piccolo gesto la renda più accogliente mi ripaga di tutto. La nostra serata comincia così, con il profumo confortante di uno spezzatino di manzo che mio marito sta preparando con cura. Oggi voglio condividere con voi questa normalità, fatta di cura, di profumi, di attese e di quei gesti funzionali che fanno ripartire la casa ogni mattina. Io, intanto, mi occuperò del riso. Lo cucinerò in questa vecchia pentolina elettrica che ci accompagna da una vita. È decisamente arrivata l'ora di cambiarla, ma per stasera fa ancora il suo dovere. Vi giuro che il profumo di questo spezzatino mi fa venire l'acquolina in bocca. È incredibile come un aroma così familiare riesca subito a scaldare l'atmosfera. Mi fa pensare che è proprio vero che la casa si costruisce un po' alla volta, anche attraverso questi momenti in cucina. Il tramonto ha fatto ripartire le nostre lucine sul balcone. Vederle accendere da sole è un piccolo incanto ogni volta. Siamo qui a goderci lo spettacolo che abbiamo fuori dalla finestra, in quel bellissimo parco che sembra un quadro, mentre assaggiamo finalmente la nostra cena. Devo dirlo, lo spezzatino è venuto benissimo, come sempre quando cucina mio marito. La carne è tenerissima, si scioglie letteralmente in bocca. In momenti come questo, con le luci soffusse e il profumo di buono, sento che la nostra casa sta diventando davvero il nostro rifugio, pezzetto dopo pezzetto. Finito di mangiare, voglio rimettere subito tutto a posto. Inizio pulendo bene il tavolo e sistemando le sedie. Visto che il nostro divano non è ancora arrivato, cerco di tenere questa zona sempre libera e pulita. Così, se più tardi vogliamo guardare un po' di TV, abbiamo comunque un angolo ordinato e piacevole dove rilassarci. Sul tavolo passo lo sgrassatore e risciacquo bene lo straccio per non lasciare aloni.
Sulle sedie invece uso un tocco di spray per i vetri. Vi confesso che non faccio questo passaggio tutte le sere. Di solito sistemo solo il tavolo e pulisco le sedie con più calma il giorno dopo. Ma stasera è diverso. Voglio lasciare tutto il più pulito possibile, perché domani faremo una piccola gita fuori porta e non voglio che la casa rimanga in disordine. Sapete che sensazione meravigliosa è tornare stanchi da una bella giornata fuori e trovare una casa che ti accoglie in perfetto ordine? È il regalo più bello che posso farmi per chiudere in bellezza e festeggiare questo primo mese dopo il trasloco. A questo punto mi rimane solo da sgomberare il piano di lavoro, mettere le stoviglie utilizzate nella lavastoviglie, anche se guardando bene non sarà del tutto piena, quindi preferisco non avviarla stasera. La farò partire domani mattina, insieme a quelle della colazione, così la sfrutto al massimo. E devo anche ricordarmi che appena l'asciugatrice finisce con gli asciugamani, devo rimetterli subito al loro posto. Fare queste piccole cose ora mi permette di svegliarmi domani con una marcia in più, sapendo che la casa è in ordine e pronta per la nostra uscita. Ecco, guardate qui come finisce tutto dopo che lui cucina. Vi giuro che oggi è andata anche fin troppo bene. A volte è molto peggio, credetemi. Ma non mi lamento, perché lo spezzatino era delizioso. Però ragazze, questo è un passaggio obbligatorio. I fornelli vanno puliti ogni singola volta che si usano, altrimenti lo sporco si incrosta e addio cucina splendente. Questo mese è passato davvero troppo in fretta, ma ci ha permesso di toccare con mano ogni angolo di questa casa, di sentirla viva sotto le nostre dita. Non abbiamo solo sistemato mobili. In queste settimane ci siamo permessi di conoscere nuove persone, di scoprire nuovi volti e di iniziare a radicarci in questo quartiere che ci sta accogliendo così bene.
E per finire non possono mancare le ante. Le nostre sono bianche laccate e, come sapete, le impronte si vedono tantissimo. Con una piccola spruzzata di spray per i vetri direttamente sul panno in microfibra, passo velocemente su tutti i punti critici. È un gesto di pochi secondi, ma togliere quelle macchie lucide cambia completamente l'aspetto di tutta la cucina. Lavare il pavimento di sera non è un'abitudine, ma questa volta non ho voluto lasciar passare. La casa ormai è pronta per la notte. Accendo qualche candela profumata, abbasso le luci e l'atmosfera cambia subito. Tutto il disordine del trasloco sembra lontano. Adesso mi aspetta solo una doccia calda e quegli asciugamani puliti e morbidi che profumano di buone abitudini. Cosa si può desiderare di più? E come tutte le mattine di fine settimana, noi iniziamo con calma e con un buon caffè fatto con la moka.
Oggi abbiamo fatto una bellissima gita a Lucca. Non l'avevamo mai visitata prima d'ora, nonostante l'avessimo così vicina, ed è una città davvero incantevole. Siamo passati da qui per poi proseguire verso il mare, dove siamo andati a vedere un raduno d'auto d'epoca proprio sul lungomare. È stato il modo perfetto per staccare dopo questo mese intenso. E questo è tutto per il video di oggi. Spero di avervi fatto un po' di compagnia con la mia routine e le nostre scoperte. Vi auguro una bellissima settimana e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!